Ragazzi, oggi esperimento folle. Sto cercando di fare i galdrei, cioè scusatemi ragazzi, a mano. A mano! Cioè in poche parole, adesso faccio vedere. Ho trovato dell'alluminio, ok? Contro luce, un attimo, scusate. E sto provando a deformarlo per far sì che possano venire dei galdrei, perché non avendo momentaneamente soldi per comprarmi il filamento per la stampante, e poi anche ci mette circa un'oretta a stamparmi un galdrei che comunque è sempre in plastica, devo verniciarlo, dovrò poi magari eventualmente comprarmi il PETG perché sarebbe il materiale che serve per le intemperie, per cui li ho visti e sto provando a farmeli così in alluminio. So, è un po' rottura di palle, sembra tanto di Masso Geppetto, un ferraio. Faccio capire come li faccio. Praticamente, vedete, questo pezzo di alluminio, ho cercato di trovare un qualcosa che potesse andare bene come angolazione. E ho trovato questa chiave a tubo, vedete. E cosa succede? Dovete sistemare questo in una posizione, cioè, esempio, così, perché è piatto. Martellare il tutto, prima così, poi così, e poi così. Adesso faccio un pochettino qualche botte che si dà, come si dà, giusto per capire come devo fare. È una rottura di palle, è lungo, è veramente lungo. Non vengono precisissimi, però dai, giusto per sistemare in qualche punto, e che devo trovarmi qualche cosa, qualche legnetto poi da sistemare dietro come pilastro. Praticamente, cosa faccio io ragazzi? Metto questa parte qua, cerco di dare una forma che poi è un po' più storto, e faccio una roba del genere. Magari vibrerà anche il telefono adesso, non lo so. Poi devo girarmi così, ok? Vedete qua è un po' storto e dovrò cercare di abbassare questo, ok? Praticamente cosa ho fatto? Vedete ragazzi, si prende così, con le tronchesine si tende a stringere un pochettino, dandogli più la forma, sia in questo senso, poi lo facciamo anche in questo senso qua, ok? Questo purtroppo è venuto un po' più spesso, un po' più profondo di questo, magari gli diamo due colpi e allargare un pochettino per essere meno profondo. La differenza si vede, purtroppo è un po' più lungo, vedete, potete tagliarlo un pochettino o direttamente passarlo qui alla mola. Adesso vediamo un pochettino come farlo e se mi piacciono più che altro se continuare. Diciamo che l'estetica non è il suo forte, ha questa curvatura qua così, due legneti dietro per fissarlo, e dai, potrebbe anche fare la sua figura. Magari questo come primo togliamolo, usiamo questi qua che sono molto più belli, tra virgolette bellini ragazzi, non è che adesso abbiamo due pensieri per provare come rimane in vista, ok? Ho trovato due legneti residui di qualche lavorazione vecchia, mo li sistemiamo e vediamo un po' come rimane la situazione, ok? Ho fatto qualche correzione tagliando un po' qua che era troppo lungo, cercando di allinearlo un pochettino. Adesso dovremmo incollare, vedete qua ancora un po' troppo la gobba, non è una S perfetta. Questo deve venire più in fuori, vediamo se riusciamo. Adesso incolliamo il legnettino e vediamo cosa come risulta, ok? Batti qua, batti là, siamo arrivati in linea. Vedete, un pochettino se devo battere ancora un po' questo qua e ci siamo perfetti, ok? Siamo riusciti ad arrivare quasi in linea a stirare questo, vedete? Gli ho messo i due legnetti perché questi andranno infilati almeno fino a qua sottoterra, per cui avremo più o meno un galdrei fatto a casa. Non sarà bellissimo, ma fa la sua scena. Comunque viene messo in una cava che risulta all'aperto, per cui ragazzi non è che devo spendere miliardi, e più che altro scena. Questo lo butteremo via, tanto non ci facciamo niente, e ne farò un bel paio di questi piano piano finché avrò materiale, giusto per rendermi un po', a darmi un po' più di scenografia, ok? Ragazzi, una cosa dovete sempre ricordarvi: tutto ciò che sto facendo è fatto proprio in economia, con materiali che trovo in casa, con le attrezzature che ho, senza comprarmi chissà che cosa. È normale, avessi una piegatrice, facilissimo, prendevo l'alluminio, mettevo la piegatrice le misure giuste, facile così, no? Sarei proprio professionista, sarei professionale. Tutto ciò è fatto veramente a risparmio, con quello che ho, e mi arrangio con quello che mi viene qui in mente. Guardo e cerco nel mio piccolo di riprodurre qualcosa che potrebbe essere simpatico. Alla fine è tutto fai da te. Tanto comunque sì, sarebbe bello farli perfetti i galdrei, sarebbe bello farli tutti perfettini, precisini, tutti l'angolazione precisa e la curvatura perfetta, ma quando mai? Però ragazzi, ripeto, non ho attrezzature adeguate e faccio tutto ciò che veramente mi viene in testa
con quello che mi viene in mente. Avete visto una chiave per cercare di fare una curvatura, un martello e tanta pazienza. Adesso mi metterò a riprodurre un pochettino, vedete più o meno quanti riesco a farne con quel pezzo di materiale che ho. Penso 4 o 5 riesco a farli, così magari insieme a altri accessori che ho fatto andrò a metterli nella cava, piano piano rendendola sempre più piacevole alla vista, perché comunque anche giocando dobbiamo sempre renderci conto che è un gioco ma bello divertente. Per cui ragazzi, da questo Galdrail fatto a mano, un po' peloso perché c'è con la caldo, e più di tutto, ciao, wow.